Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi andiamo a vedere l'evoluzione del karma per i prossimi 3 mesi. Ho già pubblicato una lettura simile a gennaio, mi pare. La trovate comunque nelle letture atemporali, nelle playlist. Comunque non è una lettura che ha, diciamo, un tempo specifico nel calendario, però ha una durata di 3 mesi da quando la ascoltate. Bene, mostrami. Capricorno, tendenze e evoluzione del karma per il prossimo trimestre. Abbiamo la carta del Papa, amici del Capricorno. Periodo probabilmente di evoluzione spirituale, periodo dove o potreste incontrare una guida o molti potrebbero trasformarsi in una guida. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Allora ragazzi, andiamo a vedere un pochettino com'è il movimento energetico, poi andrò a farvi come degli esempi, voi prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto. Allora, partiamo con un 9 di coppe, fante di coppe, asso di coppe, cavaliere di bastoni, temperanza, quattro di coppe. Prendo solo questa qua che si è girata perché me ne mancava una, queste le guardo ma non le andrò a leggere, ok? Asso di bastoni, 3 di bastoni e 6 di bastoni. Sono carucce, quasi quasi le tengo. No, va bene, facciamo solo queste 7 che va bene così, è già abbastanza completa. Ok, comunque l'ultima era un 6 di bastoni, quindi successo, vittoria, riconoscimenti, esami superati o cose per lo stile. Dunque ragazzi, partiamo da questo 4 di coppe. Scusate, è un 9 di coppe. 4 di coppe qua. Però è che è girato al contrario, mi dà una sensazione di insoddisfazione per qualcosa. E poi abbiamo un fante di coppe e un asso di coppe, come se dovessi iniziare qualche tipo di relazione nuova. Vi dico la verità che appena li ho visti ho sentito la parola battesimo. Quindi potrebbe essere per qualcuno che nel prossimo trimestre si decida di intraprendere un certo tipo di percorso, magari spirituale, magari religioso o semplicemente anche filosofico, però ho come l'idea che ci sia una sorta di inizio di qualche cosa. Adesso non vedete il battesimo solo come la cerimonia in chiesa, tipo quando io ho iniziato a fare la cameriera, quando ero molto piccola, avevo 15 anni credo. Ho fatto quello che che hanno chiamato il battesimo di fuoco, cioè ho fatto sia il servizio del pranzo che il servizio della sera, primo servizio in tutta la vita, li ho fatti tutti e due, quindi praticamente ho lavorato dalle 8 del mattino fino alle 2 di notte e l'hanno chiamato il battesimo di fuoco, ecco, per farvi capire. Va bene, andiamo a vedere questo 9 di coppe. Mm, 7 di spade. C'è come qualcosa a livello ideologico che non vi soddisfa appieno in questo momento. O arrivate da un periodo un po' così, un po'...
Mi viene da dire finto, vedendo questo 7 di spade, un periodo un po' falso. E torre. Ragazzi, qui potrebbe proprio essere una delusione, vi dico. Quella che avete o state metabolizzando. Avete metabolizzato o state metabolizzando? Andiamo a vedere il fante di coppe, ma qui è come se ci fosse qualche avvenimento esterno che ha bisogno di muoversi, cambiare. Allora, 8 di spade, sacerdotessa per il fante di coppe. Allora ragazzi, ho come la sensazione che ci sia una sorta di realtà tenuta un po' su con gli stuzzicadenti, cioè nel senso che sia un po' ballerina. Questo 7 di spade mi risuona tanto come un qualche tipo di bugia che vi state raccontando per non mollare la presa su qualche cosa, o su qualcuno, o su un'ideologia. Invece qui con la sacerdotessa vi dicono di guardare un po' al di là, perché se vi fissate sulle piccole cose non ne uscite più. Avete un 8 di spade, è come se ci fosse una sorta di negatività perpetua nella prima parte della lettura, un po' dovuto a questo 7 di spade che è una carta di bugie, anche autobugie, quello che è una carta egoica, quindi quello che il nostro ego ci racconta per darci ragione, no? Anche potrebbe essere visto un po'. Come... datemi un'altra carta per la torre. Mm. Sì, sì, orgoglio, amor proprio, ego, c'è qualche cosa lì intorno che vi sta incastrando un pochettino. E qui è interessante perché avete Papa e Papessa, quindi è come se aveste bisogno di trovare un po' di più il lato spirituale di questa cosa. Un po' meno mente e un po' più ascoltare il come mi sento, senza la mente mi racconta che in realtà con questa persona sto bene, che dovrei essere felice perché ho tutto quello che uno potrebbe desiderare, però quelli sono le trappole dell'ego, quello che la società ci fa pensare che sia sufficiente per renderci felici. Quindi molte trappole mentali sono a causa di quella roba lì. E invece qui si tratta proprio di ascoltare il vostro cuore. Al di là di quello che dicono gli altri, io come mi sento, nonostante abbia tutte queste cose, il lavoro che tutti vorrebbero, la famiglia, io come mi sento, cosa mi manca? Andiamo a vedere, a scavare in questo asso di coppe. Come se si dovesse ripristinare una sorta di contatto interno. Guardate, avete 2 volte il cavaliere di bastoni e un 2 di bastoni. Sì, che cosa mi dà la spinta? Cosa mi anima? Cosa mi rende vivo? Che cosa fa nascere in me la scintilla divina? Vi dico anche che vista così ha molta connessione con qualche relazione romantica che probabilmente non vi soddisfa appieno, però qui c'è come un ok, però devo anche smettere di pensare sempre così negativo, vedere le cose per come sono, senza giudicare se è giusto o sbagliata, se è negativo o positivo, ma semplicemente procedere in avanti. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, che volo che ha fatto questa carta. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e un 7 di pentacoli. Allora, c'è una super pazienza da dover portare. È giusto muoversi, è giusto guardare in avanti, è giusto aprire il cuore, ma sempre con calma, con pazienza, con prudenza, ponderando, ehm, mantenendo un'attitudine positiva, che è un po' quello che manca con questo 8 di spade. C'è il muoversi, perlomeno l'intenzione di fare un passo verso gli altri, però è come se prima dovesse passare da questa temperanza. Guardate ragazzi, ho anche la sensazione che potrebbe essere l'inizio di una nuova relazione romantica.
che in qualche modo vi porterà a guarire, a riportare in equilibrio tutta questa negatività che state vivendo qua all'inizio del periodo. Andiamo a vedere la temperanza. Asso di coppe, 4 di spade, matto e di nuovo fante di coppe. Sì, qui c'è da riacquisire la fiducia o in se stessi o nella situazione o nel sesso opposto o nell'altro. E vi dico che avete anche un 4 di spade, quindi può essere utile iniziare un nuovo percorso di introspezione, può anche essere semplicemente un corso creativo, un corso dove vi diate la possibilità di espandervi. Qui sento ancora come se foste working in progress, state lavorando per aumentare la fiducia, per migliorare, per ascoltare voi stessi. Però è come se ci fosse un'offerta da parte di qualcuno molto 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 tentatrice. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Sette di coppe e 2 di pentacoli. Lo sento vibrare molto con questo 8 di spade, questo 4 di coppe. E visto che abbiamo anche il carro e il 2 di pentacoli, io vi dico che qui dovete fare la scelta giusta e migliore per voi. Il 2 di pentacoli mi dice che o si cercherà di gestire più cose insieme, oppure c'è una scelta da fare. E secondo me è più la seconda parte, la seconda versione. Perché abbiamo anche un carro qui che ci parla di movimenti, ci parla di decisioni prese. Andiamo a vedere. Probabilmente per qualcuno è necessario prendere una decisione, soprattutto se c'è già una relazione. È come se ci fosse un karma sulla fiducia, ok, ascolto, imparo ad ascoltare quello che mi dice il cuore invece di ascoltare quello che mi dice la mente o quello che mi hanno insegnato per tanto tempo e cerco di capire con chi il mio cuore si espande. Chiudete la testa, cioè nel senso azzittite i pensieri. Pensate a riconnettervi con voi stessi, a ritrovare quella purezza del bambino interiore di cui ci parla il matto. E anche con questo fante di coppe sento che è un po' come il ponetevi in modo genuino nei confronti degli altri. Qui probabilmente sì, vi verrà fatta un'offerta, ragazzi, vi dico, il punto sarà cosa scelgo fondamentalmente. Andiamo a vedere il carro. Giustizia. Allora, io sento che la scelta sarà giusta. Tenete presente che la giustizia divina non è sempre quello che io voglio, ma è quello che, diciamo, è quello di cui ha bisogno la mia anima per evolvere. 7 di bastoni. È come se vi dicessero di lottare per i vostri diritti, di lottare per quello che sentite essere giusto per voi. Tenete presente che tra la carta della temperanza e la carta della giustizia, secondo me, arriva una sorta di equilibrio una volta che prenderete una decisione. Vi dico, la giustizia è una carta di contratti, il Papa anche. Ci potrebbe essere la necessità di dover firmare dei contratti o decidere di stipulare un contratto con qualcuno. È anche una carta che vi dice di mettere in regola le cose, di regolarizzare. Comunque è proprio un invito ad andare verso la burocrazia. Il carro è mi muovo verso la giustizia, lotto per quelle che sono le mie idee, i miei diritti. Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho. Mutamento, ruota della fortuna, molto bene. La voce interiore è guarigione. Beh, devo dire che questa è una sacerdotessa e questo è un re di coppe. Devo dire che tutto mi parla di quello che è il guarire queste bugie del sette di spade, questa attitudine un po' negativa, un po' pessimista dell'otto di spade, il fatto di dire non posso fare niente, non posso fare qui, non posso fare lì.
datevi una possibilità di uscire, datevi una possibilità di poter cambiare, piuttosto fatevi ispirare da una guida. E vi dico che potrebbe anche essere questo cavaliere di bastoni, eh. Quindi non necessariamente deve essere una guida spirituale, potrebbe anche essere un conoscente, un amico, un partner, per capire come muovervi. Allora, qui la cosa importante appunto è guarire quello che si pensa, mettere in equilibrio, quello che vi dicevo prima, mettere in equilibrio quello che si pensa con quello che si sente. Quanto effettivamente ha peso la mia mente, ma quanto io sto ignorando il cuore. Se sto male in una relazione, mi posso raccontare, mi posso giustificare tutte le cose che voglio, però questi, il giustificarmi o giustificare l'altro, non allevia le mie pene. Il punto è che io sto male e ho bisogno di riconoscerlo, di dare un valore a questo malessere. È proprio una riconnessione spirituale che avete bisogno di intraprendere, ma avete anche la carta della temperanza, quindi siete verso questo tipo di percorso. Vi consigliano di fare un corso. Allora, con il 4 di spade può essere un ritiro spirituale, un corso religioso, un viaggio, non lo so, in qualche meta, di pellegrinaggio, ehm, qualcosa che a voi dia la possibilità di rimanere da soli con voi stessi o di riflettere sul senso profondo della vita, mi verrebbe da dire. Va bene, andiamo a vedere ancora un koan. Qui c'è qualche cosa che ha a che fare con le relazioni, ragazzi. Non cercare la verità, smetti semplicemente di avere opinioni. Ehm, è un po' la trappola dell'ego di cui parlavamo prima. È giusto, non è giusto, si fa così, non si fa così, ho ragione io voglio. È come se ci fosse da cambiare questo tipo di atteggiamento. Alla fine ci sono certe cose dove non importa neanche più se sono giusto o sbagliate, e anche la sacerdotessa vi dice di andare al di là del giusto o sbagliato. Semplicemente bisogna prendere atto che una cosa esiste, che una cosa c'è, e punto. E da lì si parte, si fa quel che si può. Amici del Capricorno, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi invito ad abbonarvi al canale. L'abbonamento può essere fatto e disdetto in qualsiasi momento, e se volete dare un'occhiata ai temi trattati vi consiglio di curiosare nelle playlist con la copertina viola. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!